Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 218. Oggi parliamo di autorealizzazione personale, ovvero del raggiungimento di quei traguardi che ci siamo posti di raggiungere, di poter toccare. Possono essere traguardi di natura interiore, quindi la nostra crescita, il nostro potere personale, oppure magari può essere un buon posto in società, o magari a livello affettivo può essere il trovare chi ci completa, o magari anche la crescita del nostro potenziale finanziario. Insomma, tutti quei traguardi che rappresentano per noi un punto di arrivo importante. Solitamente l'universo ci mette davanti delle possibilità, poche o molte che siano, noi siamo in grado di capire, anche ragionando un pochino su queste possibilità, come il nostro sentiero evolverà, quindi quali passi andremo a fare. Tuttavia ci sono dei momenti in cui delle persone o delle energie o magari anche un sentire interiore vengano un po' a scombussolare i programmi e quindi ci fanno dire questo proprio non lo avevo previsto, questo non me lo aspettavo. Andremo a vedere nel tuo percorso di autorealizzazione qual è quell'energia, quella persona che si affaccia o si riaffaccia, oppure quel momento o anche quella presa di coscienza interiore che ti farà dire dai, questo non me lo aspettavo. Lo faremo con le nostre tre varianti. L'ossidiana mogano sarà la prima, l'ossidiana dorata sarà la seconda. In realtà la vedrai nera, non rende molto il colore della pietra in video. E infine l'onice del Pakistan sarà la terza. Prima di passare alle nostre tre varianti voglio anche ricordarti che fino al 20 aprile, mancano pochi giorni ormai, è disponibile uno sconto veramente eccezionale sull'intero corso di cartomanzia e divinazione della Lucerna di Cronos, un corso che si sta anche arricchendo di nuovi contenuti, il 40% di sconto. Quindi se sei interessato o interessata puoi contattarmi al numero 388 5776 772. Infine ti ricordo anche che tra i mazzi usati oggi, come da qualche interattivo in qua, c'è il tarocchio, e il tarocchio verrà presentato a Milano alla Libreria Esoterica Ecumenica l'11 maggio prossimo alle ore 18. Ci sarò io, ci sarà Ramuncio Matta, ci sarà il tarocchio, ci sarà anche il tarocco. Bene, la presentazione può finire qua, possiamo passare alle nostre tre varianti, però ovviamente, come sai prima, sigla! Variante dell'ossidiana mogano, la mettiamo qua e andiamo a vedere chi sei tu in questo momento, tu che hai scelto la variante dell'ossidiana mogano. In questo momento chi sei? Se la descrizione ti risuona, continua pure a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. Chi sei tu in questo momento che hai scelto la variante dell'ossidiana mogano? Il 3 di bastoni, il 6 di bastoni. Belle carte, dai, per ora, eh? Il mondo. Poniamo un po' quelli che sono gli esempi più classici, l'amore, il lavoro e anche in generale quelle che sono le energie. Il 3 di bastoni è una carta di
lavoro su di sé se stiamo parlando di energie, lavoro fisico se stiamo parlando di lavoro, è la carta di chi ha una dedizione al lavoro anche abbastanza forte. Il 3 di bastoni può rappresentare però anche la persona che ha l'input, il colpo di genio, l'intuizione per migliorare il suo lavoro. Quindi qua probabilmente questo 6 di bastoni ci mostra anche la capacità di migliorarsi costantemente, e questo probabilmente a livello lavorativo può diventare anche un mettersi in luce, un far risaltare le proprie qualità, quindi magari un discorso di un contratto che viene confermato o di un curriculum che viene accolto per iniziare un qualche tipo di lavoro, o di un trasferimento anche che si spera venga accolto, e comunque tutto ciò che mette in luce le proprie qualità e che permette anche di avere forse anche una rivalsa su quello che magari è stato un periodo di attesa, perché il 3 di bastoni poi è una carta di attesa, quindi comunque magari qui ci può essere la persona che dice sto lavorando, ho lavorato tanto e finalmente sento che i riconoscimenti, questo mondo sono vicini. Certo, il lato, fra virgolette, negativo di tutta la questione potrebbe essere una persona che magari sente che i riconoscimenti sono vicini perché magari una situazione deve cambiare, deve evolvere. Questo non vuol dire che cambierai lavoro, questo può voler dire che magari deve evolvere semplicemente iniziando ad abbracciare un'altra espressione del mondo lavorativo. L'esempio più classico è la persona che cambia reparto, la persona che magari cambia anche mansioni sul lavoro, quindi un qualcuno che sente che è il momento di dare un po' una nuova possibilità a questo suo impegno sul lavoro, che comunque gli ha permesso anche di portare alla luce quelle che sono le sue qualità. Se così non fosse, qua può trattarsi anche di una persona che studia o che ha studiato o che ha seguito un corso di formazione e che appunto vuole affacciarsi al lavoro e già ha individuato quella che è una possibilità lavorativa. Quindi qua c'è proprio l'idea, è quella di questa prima variante di pianificare, un pochino come se tu avessi già ben chiaro qual è il sentiero che devi percorrere, quali sono gli step a livello di realizzazione. Quindi un po' c'è la persona che si è fatto o si è fatta già una mappatura mentale di quello che è il proprio cammino, il che può essere un bene perché comunque hai le idee ben chiare, può essere un male perché magari spesso e volentieri poi il destino si diverte un po' ad infilarci, non dico degli ostacoli perché non è detto che infili sempre, magari anche altre possibilità, ed è quello un po' che andremo a cercare di capire con questo interattivo. Se vogliamo parlare di amore, anche qua secondo me c'è un qualcosa del quale si è preso coscienza forse in ritardo. Dico si è preso coscienza in ritardo perché mi torna la carta della visibilità e della rivalsa, ma anche di quello che è comunque un andare a, diciamo, indagare mentalmente, anche se non fisicamente in alcuni casi, quelli che sono stati un po' i passaggi precedenti della nostra vita, quindi magari non dico necessariamente pensare ad un'altra persona, anche pensare al modo in cui abbiamo vissuto l'amore, e con questo 3 di bastoni ci può essere un'illuminazione che pur giungendo in ritardo ci fa capire che magari avremmo desiderato darci più possibilità, o magari avremmo desiderato dare più possibilità a qualcuno, o magari avremmo desiderato costruire un metodo, un modo di relazionarsi agli altri forse diverso. Anche qua sentiamo forse un pochino l'imminenza del cambiamento. Questo mondo è un voltare pagina, ma non è mai un voltare pagina in negativo. Forse qua potrebbe esserci un'attesa che mai si concretizza e che sentiamo invece doversi concretizzare in qualche modo. Quindi un po' chi aspetta il ritorno o chi aspetta l'opportunità, anche perché non è detto che l'attesa del 3 di bastoni sia un'attesa di ritorno, può essere anche l'attesa dell'opportunità per mostrare il proprio valore a qualcuno, quindi per voltare pagina in positivo aprendo magari una frequentazione. Quindi magari qui ci può essere la persona che dici io sto cercando di mettermi in luce ma tu
non mi dai treno, non sembri. Ecco, qua io vorrei riuscire ad entrare nella tua sfera energetica, vorrei riuscire ad interagire maggiormente con te. Può essere anche questo, l'attesa magari che un qualche tipo di sbocco in amore, usiamo questo termine, ci venga comunque riconosciuto. Certamente anche qui è imminente la sensazione di cambiamento, che ti ripeto è un po' il motivo trainante di questa prima variante, un po' come se qui si avesse la sensazione che questo momento a livello energetico non può durare per sempre, un po' come si sentisse imminente avvicinarsi quello che è un gradino che comunque dobbiamo salire. Se ti riconosci nella descrizione fatta puoi continuare a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. No, non devo mescolare queste, devo andare a vedere prima di riprendere i tarocchi con la Sibilla Lenormand, il Saislon Lenormand, qual è quella sfera dei sentimenti, della personalità, della materialità nella quale verrai sorpreso o sorpresa, cioè qual è quell'energia, quell'evento che non potresti prevedere al momento, che non ti aspetti. Tu che hai scelto la variante dell'ossidiana mogano. La chiave, beh caspita, è una delle carte più positive dell'intera serie del Lenormand. Sicuramente rappresenta una nuova partenza, delle nuove idee, nuove possibilità, le occasioni favorevoli baciate dalla fortuna. È un'azione immediata fatta anche con dinamicità, forse rappresenta anche un po' di superficialità e anche magari, e soprattutto per quanto riguarda l'amore, un po' di timidezza o mancanza di ambizione che però ci dice la carta viene un po' compensata da quello che è il destino e anche in tempi abbastanza rapidi, quindi può rappresentare anche molta volontà di mettersi in gioco, ma poi alla prova dei fatti una sorta di latente accidia che ci viene un po' a invalidare quella che è poi la nostra grande voglia di aprirsi. Di solito è una mente analitica, intelligente, che ha anche la caparbietà, l'amabilità per certi versi. Ecco, allora io qua ci vedo, come la carta della chiave dice, l'improvvisa risoluzione a quello che tu ti auspichi, un po' a quel cambiamento che abbiamo visto tramite l'intervento esterno di un qualcuno, perché probabilmente qui tu hai necessità di essere un attimino spronato o spronata. Ora, questo è il tipo di energia, in realtà nei fatti lo andiamo a vedere con il tarocco, però credo che qui possa arrivare un improvviso manifestarsi di una nuova energia sotto forma di una persona nella tua vita. Andremo a vedere se poi a livello di amore, di lavoro o se magari è il riaffacciarsi di un qualcuno. Vediamo un po' per te che hai scelto l'ossidiana mogano. Potrebbe essere anche il sostegno delle persone vicine a te. È una rivelazione comunque questa energia sotto forma di persona. Vediamo un po' per te che hai scelto l'ossidiana mogano. Perché poi in generale vedi la sfera energetica è quella generale, non c'è una... Qui ti va a parlare di una persona che comunque pur avendo grandi aspettative magari non sa da dove iniziare a sbrogliare la matassa e quindi qua ti viene a dire ok, ti mando un'energia esterna in modo che ti possa dare un insegnamento, un esempio. Però ecco, sta matassa qua può essere in amore, nel lavoro. Andiamo a vedere in dettaglio cosa ci dice. 8 di denari, fante di denari,
10 di coppe. Andiamo subito alle carte di chiarimento. Anche se credo di aver già capito qua. Regina di bastoni, l'imperatore, il cavallo di coppe. Allora, probabilmente qua riguarda la tua situazione materiale. Mi dispiace se cerchi per l'amore. In realtà abbiamo un accenno al sentimento dopo, però parte tutto da una situazione materiale qua, secondo me, da un qualcuno che ti si pone come diciamo guida in un certo senso, o consigliere o consigliera. Perché ti spiego, qua io ho un 8 di denari che è un po' la routine, ed ho anche, poi comunque tentiamo anche l'interpretazione sull'amore. So che è un tema molto sentito, però secondo me principalmente qua è proprio la materialità e il lavoro. Un 8 di denari rappresenta tutta quella che è un po' la nostra vita quotidiana, la routine, comunque ciò che quotidianamente ci troviamo a vivere nel bene come nel male. Può essere una routine piacevole che magari viviamo con estrema consapevolezza, può essere magari la routine che ha bisogno di essere spezzata perché ormai non sta dando più. Ora, qua quest'otto di denari effettivamente viene spezzato da una regina di bastoni che ha un'energia di fuoco su un'energia di terra. Di solito una regina di bastoni è comunque anche un'energia molto forte, la persona che ti compare davanti. Si potrebbe anche parlare di un qualcuno che viene un po' a irrompere nella tua quotidianità, non tanto a livello di seduzione quanto a livello di energia dinamica, quindi molto più di una semplice seduzione. Potrebbe essere proprio un qualcuno che ti si pone un po' quasi come mentore, come maestro, come maestra, come indicatore, come persona che magari fondamentalmente non vuole grandi cose da te, ma crede in te, crede nelle tue possibilità, magari ti ammira anche come persona. Sono due carte estremamente belle e peraltro abbinate alla chiave, che è una carta altrettanto bella, quindi questa variante mi parte sotto i migliori auspici, direi. Ora, l'arrivo di questa persona rappresenta un colpo di dinamicità e certamente anche un po' una mazzata a tante di quelle che sono delle tue certezze, anche perché se da una parte ti vedo spaventato, spaventata nell'accogliere una proposta di qualcuno, dall'altra comunque ti vedo estremamente allettato o allettata, perché comunque qua c'è un imperatore alla fine, quindi qua è un po' come se ti venisse proposto un nuovo contratto di lavoro, o magari una evoluzione del contratto di lavoro, o anche una nuova formazione oltre quella che tu già hai, che ti porta poi ad un 10 di coppe, carta di riconoscimento. Quindi qua sicuramente è l'interesse di un qualcuno che non ti convince molto inizialmente, del quale o della quale inizialmente forse hai anche un po' timore, ma che in realtà ti porta poi ad avere certamente una visione forse anche meno pragmatica, perché alla fine è anche vero, io parlo per una piccola esperienza, sono 3 anni che questa avventura è iniziata. Il lavoro di imprenditoria, sì, ok, è tanta materialità, è tanto pragmaticità, è tanta, però anche sogno. Se non ci credi, nessuno lo farà per te. E quindi qua forse tu hai la capacità di analizzare lucidamente la tua situazione materiale, ma forse ti manca lo sprone al sogno, ti manca quella che è, anche perché poi è questo che ti porta forse anche a pianificare troppo e a non considerare l'imprevisto come un qualcosa che può arrivare sì a toglierti, ma anche a darti, dipende dalle situazioni. Ecco, qua viene a darti un cavallo di coppe e un 10 di coppe. Tu sai che io non sono mai tenero col cavallo di coppe, di solito è una persona che ha comunque degli irrisolti. È possibile che qua gli irrisolti siano i tuoi più che quelli della persona, perché forse probabilmente viene proprio
a darti il modo di capire dove la tua pianificazione è sbagliata. Quindi qua arriva un salto di qualità a livello lavorativo o di formazione che ti porta magari ad essere meno dogmatico, dogmatica e più aperto o aperta al percepire immediatamente, direi quasi, quelle che sono le migliori occasioni per te, che si concretizzano nella figura di una persona rappresentata dalla regina di bastoni che poi diventa imperatore o che ti spinge a diventare imperatore, un qualcuno che ti tende la mano, ti dà la possibilità, ti dà lavoro oppure magari ti aiuta economicamente e però il suo aiuto, ti ripeto, non è immune dall'avviarti un processo per cui alla fine tu riesci a capire anche interiormente come puoi migliorare il tuo approccio alla stessa materialità. Certo, se stai cercando lavoro, qui è proprio un qualcuno che ti propone un lavoro o ti propone di cambiare il lavoro o di cambiare mansione e lo fa, secondo me, in maniera anche molto positiva, nonostante tutte le tue paure, torno a dirti. È vero che un 10 di coppe poi rappresenta il riconoscimento, però sempre alla luce, ti ripeto, di un cavallo di coppe che comunque rappresenta un po' anche quello che può essere il tergiversare, un attaccamento irrazionale a questa estrema materialità che in un certo senso hai pianificato molto e per questo hai paura anche che ti scappi. Sicuramente qua l'elemento sorpresa è rappresentato dal capire attraverso il messaggio di un qualcuno che il tuo modo di vedere è giusto ma comunque parziale e devi comunque rinnovarlo in modo da fare un ultimo step che ti porti poi alla piena consapevolezza di cosa vuol dire avviare un cammino di realizzazione. Passiamo all'interpretazione per l'amore, soprattutto qua se hai una storia in conclusione, una storia che non va o una storia a tre che magari ti pesa, c'è effettivamente anche qui l'entrata di un qualcuno di nuovo. Però anche in questo caso si torna a quello che dicevo prima, il canovaccio è lo stesso, cambiano le dinamiche ma di base le energie sono quelle, ovvero anche qui inizialmente vedo i tuoi pensieri, i tuoi dubbi, nonostante tutte le buone possibilità che questa persona per te rappresenta, ma vedo anche alla fine che la vittoria di questa persona non sarà tanto parlare ai tuoi progetti, ai tuoi propositi, quanto alla tua interiorità più profonda e metterti anche di fronte appunto a quelle che sono poi le tue anche più che diciamo i tuoi moti irrazionali, ecco il motivo per cui alla fine questa sicura, bellissima stabilità dell'otto di denari ha poi necessità di essere rotta, di essere spezzata dall'arrivo di un'energia che forse ancora non conosciamo. Ma perché? Perché in un certo senso ne abbiamo paura di sperimentare l'idea geniale che ci viene proposta, il progetto innovativo, il nuovo corteggiatore, la nuova corteggiatrice, perché è tutto troppo lineare qua, tutto troppo e in un certo senso abbiamo anche paura di porci in uno stato mentale che rappresenti sì una crescita esponenziale per noi sia nel lavoro come nell'amore, ma allo stesso tempo di diciamo darci il titolo di arrivato o arrivata. È come se tu avessi un po' anche la sensazione che nel momento in cui dici ok ce l'ho fatta, ho realizzato, l'universo quasi per capriccio ti toglie tutto. Beh, non deve andare sempre così e non andrà sempre così e secondo me dove va a vincere questa persona è proprio nel convincerti che tutto non andrà male. Qui è un qualcuno che ti tende la mano e ti toglie da una routine che sì, ok, ti dà sicurezza, ma è troppo sterile per te. Vediamo di aggiungere un altro po' di carte. Sia in amore che nel lavoro, è questo secondo me. E il lavoro che ti viene chiesto di fare è diventare poi tu quello che questa persona significherà per te. Se questa persona ti si pone come persona in grado di spezzare una routine, non è tanto l'aiuto in sé che devi accogliere da questa persona, devi imparare il suo metodo, devi diventare imperatore, devi saper co-creare e per far questo appunto devi riuscire ad eradicare da te
quelle che sono tutte le incertezze e le insicurezze che poi ti portano a voler programmare tutto. Anche in amore questo, Il 3 di coppe, vedi qua potrebbe veramente esserci una situazione triangolare o una situazione dove tu comunque hai sicuramente, come ti dicevo prima, anche la possibilità, il sentire che un cambiamento per te sta arrivando, però un 3 di coppe è sempre un qualcosa di frivolo, quindi in un certo senso ne hai anche un po' forse paura. Il 7 di bastoni e infine la temperanza. Certamente questo è un qualcuno che ponendosi, sì, fra virgolette, come shock, come nemico, come nemica, ti porta a guardare una parte di te che ancora non hai accettato e che è quella che fondamentalmente ti crea un po' questo conflitto. Quindi è un po' l'interfacciarsi sia nel lavoro che nell'amore con quella che è la propria nemesi, in modo da poter comprendere dov'è che stiamo sbagliando. Pur se qui sembra comunque tutto ben direzionato, almeno a livello di aspettative. Andiamo a vedere le carte della strega. Per te che hai scelto la variante dell'ossidiana mogano. Io credo che qua ti cambi proprio la percezione della vita, vedi? Da un 8 di coppe che è un percepire la quotidianità in maniera anche pesante, ti porta a una temperanza che è percepire la quotidianità in maniera molto fluida. Il libro delle ombre, l'esperienza e la tua conta molto, te l'ho detto subito, sei un qualcuno che comunque avrà i suoi riconoscimenti, soprattutto da questa persona che entra, come se, sai un po', mi viene a mente quelle persone che magari sul lavoro se ne sono sentite dire di tutte e che poi trovano quella persona che gli offre lavoro e gli dice caspita, sei veramente bravo, sei veramente brava, come facevano prima a non riconoscertelo. Il libro delle ombre parla della saggezza e dell'esperienza, che è la parte più intrigante della nostra anima, e invita a raccogliere la propria esperienza per un viaggio di scoperta interiore, quindi è quello che ti dicevo prima. E questo ti offrirà, dice la carta, materiale abbondante per ricostruire la tua vita. Il libro delle ombre tiene traccia di ogni passo compiuto, accetta con gioia insegnamenti ed esperienze che hai tratto dalle precedenti esperienze di vita e lascia che quella che è la tua interiorità unita a questo bagaglio esperienziale ti mostri la via per la saggezza. Esplora te stesso o te stessa e le tue potenzialità per accedere a scoperte inimmaginabili. Saggezza e comprensione sono le qualità che dovrai usare. Se la notte più buia ti circonda, ricorda che comunque la vita è cambiamento, arrivano esperienze proficue. Te l'ho detto, secondo me qua si parla molto più di lavoro, però ti ho voluto dare l'esperienza e la lettura anche sull'amore. Il tarocchio sarà il nostro secondo oracolo, verrà presentato l'11 maggio a Milano alla Libreria Esoterica Ecumenica alle ore 18, ci sarò io, ci sarà Ramuncio Matta, ci sarà il tarocchio e ci sarà anche il tarocco. Andiamo a vedere il tarocchio che cosa vuole dirti, per te che hai scelto la variante dell'ossidiana mogano. E l'impero triste è la carta dell'imperatore fondamentalmente, anche se Ramuncio Matta inverte, la mette al numero 3 e mette poi l'imperatrice al numero 4. Ma quando gli ho chiesto, gli ho detto, gli ho fatto osservare che mi sembrava Batman, lui ha detto è Batman. Ha detto è il superuomo, è la persona che comunque è estremamente razionale, programma tutto e impone agli eventi quello che è il corso da lui voluto,
anche con durezza, forse anche con estrema durezza verso se stesso. Vedi che sta tenendo delle bombe che lancia, quindi alla fine è... Però questo lo rende veramente felice. Gli occhi delle orbite qua, le orbite degli occhi, scusami, sono vuote. Lo sguardo è assente. È come se questa figura, pur avendo il potere di influenzare il suo destino, veda davanti a sé un destino, sì, bello, magari a livello di realizzazione, ma vuoto a livello di sentimento, a livello di empatia, a livello di idea. Ecco perché devi incontrare l'esatto tuo opposto. Che poi sia un uomo o una donna, questo non fa differenza. Caratterialmente intendo, devi incontrare l'esatto tuo opposto perché ti faccia capire quali sono quei lati che di te ancora non hai accettato e che fondamentalmente ridaranno la luce a questi occhi. La carta dell'impero triste ha tutte le qualità dell'imperatore qualora si accetti di guardare non solo l'involucro esteriore, quindi non solo la realizzazione della materialità fine a se stessa, ma si accetti anche di capire il perché vogliamo seguire un determinato cammino di vita. Se non lo facciamo da noi, l'universo provvederà ad inviarci un maestro o una maestra che lo si voglia o no. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante numero 2, pur essendo nera, o almeno così secondo me apparirà nel filmato, questa ossidiana viene chiamata ossidiana dorata. Andiamo a vedere quindi chi sei tu che hai scelto l'ossidiana dorata. Se ti riconosci nella descrizione continua pure a guardare il video, in caso contrario hai un'altra possibilità. Ok. Il 10 di spade, il fante di spade, il giudizio. Sono carte molto mentali, sono carte anche che parlano di molte parole, molti pensieri che originano poi una fiumana di parole che forse è necessaria per riuscire a comprendersi, a conoscersi in maniera ancora più profonda. Il 10 di spade è la conclusione di un periodo amaro dove magari la vita ci ha messi di fronte a quella che può essere una delusione o più delusioni, oppure può rappresentare una situazione nella quale ci sentiamo limitati, la mancanza di risorse economiche, la mancanza di un affetto stabile accanto o delle insicurezze interiori, oppure magari anche dei conflitti con qualcuno attorno a noi. Abbiamo un po' tutta l'imminenza del peggioramento, non c'è una visione estremamente positiva e rassicurante qua. Un fante di spade è un po' la paura che l'universo ci faccia piovere addosso altre situazioni sgradevoli. C'è un po' l'immanenza della nuvolona nera un po' addosso che non ci fa sperare. Forse qui c'è una persona che magari ora vedremo se a livello lavorativo, a livello affettivo o magari se in tutti e due o in crescita personale si guarda attorno e sembra non scorgere quella scintilla, quel gradino, quella possibilità in più,
che magari dovrebbe arrivare, perché poi alla fine ci spera. Però io vedo il giudizio qua come un qualcuno che si racconta. Questo mi viene da dire. La persona che si racconta, che parla di sé, racconta di sé, dice di sé. Ma perché lo fa? Lo fa perché questo serve in un certo modo, e questo è sicuramente un moto inconsapevole, ad esorcizzare quella che è una percezione di vuoto di possibilità attorno a sé. È un po' la classica, diciamo, il classico atteggiamento di chi percepisce limitante l'orizzonte attorno a sé. Spesso cerca appunto di parlare di sé, di raccontarsi in modo da anche in un certo senso aprire energeticamente a quelle che sono nuove possibilità, quindi esorcizzare un po' questa paura di non riuscire a farcela. Diciamo che il giudizio potrebbe essere anche l'attesa di una chiamata, l'attesa di un contatto, anche qui a livello di amore o a livello di lavoro. Certamente il fante di spade mi rappresenta anche quelle che sono le comunicazioni con le altre persone, per questo mi veniva l'idea di parlare, però qua potrebbe essere anche un qualcuno che attende una comunicazione o lavorativa o di amore, ti ripeto, non necessariamente perché mi esce un giudizio da un ex, ma al di là dell'attesa che ci può essere di un o anche uno sblocco legale può essere, al di là della comunicazione che ci può essere qua per il discorso di attesa, è proprio questa limitatezza di orizzonti che mi spaventa un po'. Secondo me è questo che anima un po' in questo momento una persona che forse sta cercando di vivere giorno per giorno senza fare progetti a lungo termine, perché è come se non avesse più quella verve, quella scintilla che poi alla fine ti permette di andare oltre, ti permette di dire sì, ok, non ho orizzonti, allora me li creo. Invece qua no, c'è il molto parlare, quasi un po' come se si fosse in un consapevoli più che altro di essere in un circolo vizioso dal quale non si sa uscire, e nel quale un po' tutte quelle che sono le mancanze, o tutto quello che è il sentire la mancanza di un qualcuno, di una qualcosa, della realizzazione della propria vita, insomma un senso di carenza, attanaglia abbastanza. Ecco, il giudizio ci fa capire che almeno mentalmente e anche con le parole ci si proietta esternamente. Potresti essere una persona che ha molti contatti, molte amicizie e che forse sta raccontandosi a tante persone, sta instaurando anche un po' quei micro mondi fatti di battute, di parole, di racconti, che lo aiutano, gli danno anche quella certezza che forse c'è la possibilità di costruirsi un qualcosa di diverso oltre il limitante orizzonte che percepisce. Non è così comunque, perché poi in realtà con un giudizio, secondo me, qui stai per fare un grande passo a livello di presa di coscienza. Però magari andiamo a vedere prima che cosa vogliono dirti le carte. Se ti riconosci nella variante continua a guardare, in caso contrario hai altre due possibilità. Intanto vediamo qual è energeticamente questo evento, in quale sfera della tua vita questo evento che non puoi prevedere ti va ad entrare nella vita. Per te che hai scelto la variante dell'ossidiana dorata. Allora, il giardino. La carta del giardino è una carta molto positiva, rappresenta la tranquillità, la ricchezza, la bellezza, l'invito a recarsi da qualcuno, a una festa, a viaggiare, o comunque ad avere appunto compagnia. È una carta che invita ad aprirsi alla compagnia, quindi anche alle nuove conoscenze, l'allegria, gli incontri, i festeggiamenti.
È una speranza che viene ricompensata anche attraverso riconoscimenti e quindi che porta a occasioni positive. Di solito parla di una persona estremamente romantica, allegra, vivace, anche amante del divertimento e dei viaggi e che si apre alle novità. Il responso è estremamente positivo, quindi qua probabilmente mi viene da dire la prima cosa potrebbero esserci appunto delle novità in termini o di spostamento, di viaggio, perché la carta ci fa riferimento in maniera molto forte e che poi tra l'altro mi viene anche un po' da dirti con questa immagine, ti dice esci da quella che è la tua quotidianità, il tuo modo di percepire anche questa quotidianità limitante. A un certo punto, se non vedi l'uscita, prendi il piccone in mano e creala, senza starlo a raccontare a tante persone, fallo e basta. È come se mi venisse da dire. Quindi sicuramente uno spostamento qua, un viaggio, una nuova conoscenza, un qualcuno che ti apre, ti fa fare anche un viaggio mentale, secondo me, oltre che fisico, qua potrebbe effettivamente essere nel tuo futuro. Tuttavia è anche una carta di quelle che sono novità, e ora infatti andremo a vedere con i tarocchi, che si possano realizzare poi concretamente in quella che è la situazione materiale. Qui mi ci sta quindi la vincita, mi ci sta il cambio di lavoro, mi ci sta il beneficio economico se lo hai chiesto, insomma tutto ciò che può arrivare anche d'improvviso, magari la chiamata lavorativa che non ti aspetti o il miglioramento lavorativo o la vincita, quella poi figurati se uno se l'aspetta. Insomma, anche qua mi va molto sul materiale, però secondo me qua c'è un viaggio, uno spostamento nel mezzo e anche in un certo senso un doversi allontanare da una zona comfort. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'ossidiana dorata. Qual è l'evento che non puoi prevedere? Il 2 di bastoni, beh, i due sono sempre in movimento, sì, qui c'è uno spostamento, re di spade, la giustizia, mm, mm, mm. La forza, la stella, l'asso di spade, molte spade qua, molte spade, e tra l'altro che poi in realtà vabbè molte spade, sono due, però sono molto forti, sono un re e un asso, però anche la giustizia è una carta che tradizionalmente porta la spada intesa come teofora in alcune raffigurazioni, rarissime peraltro, e intesa invece anche come verbo divino, quindi anche allegoria del pensiero, oltre della voce, così come nelle spade. Quindi un po' tutta questa parte qua rappresenta il sempre molto cogitare, pensare, molto parlare, però la giustizia è anche una carta di nutrimento di corpo o di spirito, così come il 2 e la forza secondo me rappresentano uno spostamento l'uno con una scelta, una decisione l'altro. Quindi qua c'è secondo me proprio uno spostamento, ma non credo mentale, qua credo fisico, che ti porta a quella che è poi l'energia di un re di spade. Ora non voglio dire che questo re di spade debba essere necessariamente un qualcuno di esterno che contribuisce alla tua crescita, può essere una nuova conoscenza per cui devi spostarti, ok, ci sta, però può essere anche la tua capacità un po' di, secondo me, alla luce di un riequilibrio avuto con un'esperienza di spostamento, di viaggio, che sia secondo me qui più fisico, ma può essere anche mentale, quindi il ricentrarti è un po' l'andare a fare piazza pulita, riportare un equilibrio di quelle che sono un po' queste energie limitanti che tu vedi e trasmutarle in quelle che poi è la forza. Io ti dico che questo spostamento o viaggio paradossalmente
ti ricentra nella tua quotidianità. Quindi o tu sei una persona che si sposta in una situazione, per esempio sei una persona nata in Spagna e ti trovi a lavorare in Italia, il viaggio lo fai in Spagna, quindi ritrovi la tua centralità attraverso il ritrovare le tue radici, oppure viceversa, se il viaggio è dal posto dove risiedi, dove sei nato, dove sei nata, a un altro posto, con ogni probabilità c'è un insegnamento che ti riporta quelle tue radici. La stella è la sacralizzazione di uno spazio e l'unico spazio che io qua vedo è questo giardino che tu lasci un po' indietro, quasi un po' snobbandolo, dicendolo non mi offri prospettive, ma perché? Perché sei tu che non hai portato equilibrio in queste prospettive, sei tu che non hai il modo di vedere la tua quotidianità dall'esterno. Ecco, con questo spostamento, con questo allontanamento che io vedo, secondo me tu capirai come puoi ricentrare anche la tua quotidianità. E questa è una situazione nella quale attraverso l'osservarti esternamente tu riesci ad esercitare una volontà su quelle energie che ora ti limitano. Non sarà per tutti, ma con un re di spade, una forza e una giustizia, e anche in un certo senso con un asso di spade, questo viaggio può essere riferito a pratiche burocratiche, eredità, cause legali e tutto ciò che riguarda comunque la burocrazia. Ti ripeto, non sarà per tutti, però per molti lo è. Per altri, se si trattasse di un viaggio legato all'amore, qui poi c'è, secondo me, il percepirsi in maniera differente dopo. È come se io andassi a incontrare una persona e dicessi vabbè sì, tanto non nascerà mai niente, tanto vabbè ci vado, ma e invece questa persona magari mi dipinge come l'uomo più bello del mondo, eccetera, e quindi cambia anche la mia percezione di me stesso, di me stessa, e quindi cambia anche un po' tutta la strada che faccio, perché io qua vedo che o è appunto un viaggiare alle tue origini, in alcuni casi ti ripeto per motivi burocratici e legali, in altri per ritrovare te stesso, te stessa e ridarti valore dall'esterno, oppure appunto è un qualcosa che ti ridà valore a questo tuo giardino inteso come interiorità e quindi anche che ti rafforza la volontà a seguito dell'incontro con un qualcuno secondo me qui programmato che comunque alla fine ti aiuta proprio a riprendere coscienza delle tue potenzialità che ora tu in questo momento tieni sopite. Sostanzialmente mi viene da dire che qui è come se uno spostamento lontano dalla tua quotidianità ti desse prova di qual è il tuo potere personale. Ecco, questa è la risposta. E questo vale anche per quelle che sono eventuali situazioni di burocrazia. Se ti sposti per incontrare qualcuno, invece, qua potrebbe essere un qualcuno che effettivamente ti fa ripensare, ti mette in condizione di ripensare proprio anche quelle che sono le tue possibilità. Sembra che qui tu ti dia poco valore ed è questo che deve portarti anche in maniera, secondo me, abbastanza rapida ad uscire un po' dalla tua zona comfort per percepirti con altri occhi. Sì, qua o c'è una conoscenza che ti dà proprio tanto in termini di visione completamente rinnovata di te stesso, te stessa, oppure c'è un ritorno in un luogo delle tue origini o magari un abbandonare il luogo delle tue origini per percepirlo in maniera differente, quindi percepirti anche in maniera differente. Ad ogni modo qua c'è un momento di frattura lontano dalla tua zona comfort che ti fa percepire il tuo potere personale. Andiamo a vedere con gli oracoli delle carte della strega. Poi le situazioni possono essere tante, dal riuscire a tirare fuori due attributi così in una causa legale fino
a quella che è la gestione di un'eredità o di benefici finanziari, dall'avere poi un corteggiatore o una corteggiatrice molto appassionato o appassionante, insomma qualcuno che ti fa capire che il tuo potere personale è grande e te ne fa percepire tutto il potenziale. O un episodio, appunto, se si tratta di la fertilità, vedi il calice, devi riempirlo, devi scegliere come riempirlo questo calice. La carta del calice indica che è tempo di abbandonarsi alla corrente, lasciare che l'acqua colmi la tua coppa con tutti i suoi doni. Se è un momento di grande impegno emotivo e vivi sentimenti intensi con le sue doti di guarigione, il calice suggerisce di lasciare che il flusso della vita spazzi via le emozioni negative e prepari il terreno per la fertilità e la crescita. Rifletti sul contenuto del tuo essere, vedi come mi torna, e su come puoi guarire te stesso e il mondo che ti circonda. Prendi anche nota dei tuoi sogni, ti dice la carta, e ascolta l'acqua, ascolta l'energia, ascolta il fluire. Abbandonati agli eventi, cogli le occasioni, perché qua ne arrivano per farti comprendere che ciò che tu stai vedendo attorno a te è limitante. È una carta positiva se il vostro quesito riguarda un nuovo progetto di vita, una relazione o situazioni che coinvolgono bambini. La grazia divina ti colmerà, ti dice la carta. Andiamo a vedere il tarocchio, magari il viaggio è proprio quello che fai per venire a Milano l'11 maggio a conoscere Cronos alla presentazione del tarocchio. Ci sarà Cronos, ci sarà Ramuncio Matta, ci sarà il tarocchio e ci sarà anche il tarocco. Alle ore 18 alla libreria esoterica ecumenica. Che cosa vuol consigliarti il tarocchio? Aprire il mondo. Allora, quello che io ho scritto su questa carta, secondo me, è anche abbastanza in linea con quello che è uscito dalla lettura. Aprire come aprirsi. Il gesto trionfale del personaggio sembra salutare un'alba nuova e abbraccia l'orizzonte levando le mani mentre la sua testa si apre letteralmente alla bellezza del creato. Quindi in realtà qua ti sta dicendo che effettivamente per te c'è un nuovo orizzonte e soprattutto per anche quello che era il significato del calice, seguire l'acqua, seguire la corrente, uno spostamento fisico grazie al quale guadagni una visione iniziatica più alta di quello che è il tuo potenziale. Però devi aprirti, devi accettare di farlo, perché qui c'è probabilmente un grande insegnamento durante un viaggio, in alcuni casi alle tue radici, in alcuni casi un viaggio che ti serve per rivalutare le tue radici, che sono importantissimi per te. Ma devi accettare di farlo, devi accettare di permettere a questa energia appunto di penetrarti. E quindi è un qualcosa in un certo senso anche di iniziatico per te, molto bello veramente. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'Onice del Pakistan. La mettiamo qua e andiamo a vedere chi sei tu che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan. Se ti riconosci nella descrizione ti invito a continuare la visione del video, in caso contrario hai altre due possibilità. Il 10 di spade,
il 6 di coppe, ci piace già, vediamo come finisce. Il 7 di spade. Allora, sei una persona che probabilmente ha elaborato, come questo 10 di spade mi dice, soprattutto associato a un 6 di coppe, molte delle delusioni, delle frustrazioni del passato e delle paure. Ti senti pronto o pronta per quello che è un nuovo passo. Il 6 di coppe non è soltanto la nostalgia per il passato, il 6 di coppe è anche la ricerca del piacere. Tuttavia questo 7 di spade viene un po' a rendere vana questa tua apertura, forse magari dentro di te ancora delle certezze su ciò che sei veramente, su quali sono le tue potenzialità, non le hai, oppure magari hai paura del giudizio degli altri, hai paura di aprirti agli altri, hai paura di rivelarti veramente per ciò che sei, quindi forse questo 6 di coppe ti costringe anche ad indossare una maschera che non è la tua. Il 7 di spade potrebbe essere anche un atteggiamento conflittuale con se stessi che ha radici nella infanzia o nell'adolescenza, durante quelli che possono essere stati periodi turbolenti, e quindi magari un qualcosa di mai sopito veramente a livello interiore che ci porta poi a vivere un po' un tipo di maschera nella vita e ad avere poi in realtà interiormente un abisso, che non dico deve essere un abisso di insicurezze, ma certamente magari di paure. Qua la paura secondo me un po' di riaprirsi a quella che è una visione anche più nitida, più equilibrata della vita è molto forte, però tuttavia qui si sta lavorando in maniera alacre a chiudere definitivamente un passato che può aver reso molto arduo, molto difficile arrivare fino ad oggi. Certamente un 7 di spade può essere una persona che è vittima di invidia altrui, l'ingerenza di altre persone, un po' anche questo può averti reso o resa così sospettoso o sospettosa nei confronti degli altri, un qualcuno che forse alla luce delle grandi esperienze negative che può aver avuto in passato, questa maschera l'ha indossata anche un po' per nascondercisi dietro e quindi per non rivelarsi, proprio perché ha un po' più che paura, perché qui secondo me in questo caso paura non ce n'è, ha un po' le scatole piene dell'ingerenza degli altri in quello che è il suo cammino di vita. Se ti riconosci nella descrizione caratteriale, continua pure a guardare. No, non devo prendere questo mazzo ma devo prendere quest'altro. In caso contrario hai due possibilità, andiamo a vedere qual è la sfera energetica nella quale arriverà un evento che non puoi prevedere al momento. Per te che hai scelto la variante dell'Onish del Pakistan. La falce è molto affine alla carta della morte del tarot, con completo sovvertimento, ma anche in questo caso non è sempre un sovvertimento estremamente negativo. La falce è un cambiamento necessario che porta anche repentinamente a chiudere un ciclo e quindi avvia una rinascita immediata, forse una rottura necessaria con un'energia che appunto sta ancora invalidando quello che è il nostro cammino e quindi magari non ci fa percepire completamente tutte le possibilità. Certamente l'elaborazione di una sconfitta, di una sofferenza o anche il riaffacciarsi del passato per chiarire definitivamente un qualcosa, soprattutto per quanto riguarda i legami conflittuali che ci hanno dato dispiacere, che ci hanno fatto anche percepire un po' una realtà crudele, a tratti pericolosa o inaccettabile, e che quindi magari ci hanno originato anche una nota di aggressività, o anche magari sono state situazioni nelle quali ci siamo sentiti un po' preda di una persona malvagia, fredda, bugiarda, anche calcolatrice. Certamente la falce è una carta che nella Sibilla o in quella anche che non necessariamente nella Lenormand ma anche nella Sibilla italiana
non è percepita in maniera proprio positiva. Diciamo che è un taglio netto che deve essere fatto con una situazione fisica o mentale che però poi, ti ripeto, pur nella non accettazione porta ad una rinascita. Andiamo a vedere col Nefertari Tarot questo taglio come deve essere fatto e soprattutto in quale campo. Per te che hai scelto la variante dell'Onish del Pakistan. Il 3 di coppe, di nuovo il 7 di spade, il 4 di spade. Beh dai, comunque alla fine un 4 di spade in finale parla di quello che è una chiusura di un conflitto, la chiusura di un periodo dove comunque appunto questo 7 di spade ha rappresentato un po' di malessere interiore o di sfiducia verso il mondo esterno. L'imperatore, il fante di bastoni, il 5 di bastoni. Allora, un 4 di spade sul 5 di bastoni mi fa venire a mente che qui c'è veramente, come dice anche la carta della falce, il chiudere definitivamente un conflitto con una persona del passato. Se conflitto non c'è, è con quello che la persona ha rappresentato. Allora, partiamo dalla persona, non deve essere necessariamente in amore. Qua effettivamente c'è un 3 di coppe e un imperatore, quindi la visione classica sarebbe una coppia dove c'è un nuovo inserimento di qualcun altro che poi appunto porta a una situazione triangolare con tutto quello che poi ne origina, anche conflittualità eccetera. Un 7 di coppe di spade, scusami, è comunque il conflitto, ma ciò che non sai in quanto carta di segreto ti viene rivelato da un fante di bastoni che arriva a sanare una visione conflittuale. Qui a livello di amore è molto lineare come lettura. Se volessimo leggerla a livello di lavoro, qui ci può essere una situazione dove non ti è stato dato il dovuto, dove non ti è stato riconosciuto, magari ci hai messo di mezzo anche la legge, eccetera. Anche qui verrà a portarti un po' il calumetto della pace la persona o le persone che sono state causa di un conflitto. Quindi sia a livello lavorativo che a livello di amore, qua probabilmente c'è il riapproporsi di una situazione, di una persona che viene per portare pace e per sanare quello che è appunto un conflitto, e tu non te lo aspetti secondo me, perché qua questo 7 di spade appunto potrebbe essere, come ti ho detto prima, la tua visione, la tua percezione del mondo ora molto sospettosa non solo nei confronti di questa persona ma o di queste persone, ma del mondo in generale. Quindi è necessario che tu rompa definitivamente con questo atteggiamento, e se a livello psicomagico è necessario che tu per rompere con questo atteggiamento passi per un mandare a quel paese qualcuno, bene, l'universo ti dice ok, ti ci faccio passare. Quindi sicuramente qua c'è un recuperare anche la propria centratura e recuperare la fiducia nelle persone e anche e soprattutto quello che è il proprio valore, riuscendo a dare un taglio netto ad una situazione del passato che si riaffaccia. A livello lavorativo, a livello affettivo, non c'è qua, sicuramente quello affettivo qua è molto più enfatizzato, perché comunque la carta del 3 di coppe su un imperatore, beh, diciamo, e anche il fante di bastoni, comunque alla fine sono notizie. In qualche altro caso potrebbe essere proprio il riuscire a sanare
un atteggiamento conflittuale che hai con qualcuno o che qualcuno ha con te tramite una rivelazione, un segreto, quindi un qualcuno che alla fine ti si rivela differente da come ti si poneva davanti, e quindi magari davanti ti faceva il sorriso, dietro però magari ti bloccava anche, magari parlava male di te, magari, ecco, qui c'è un po' uno sbugiardarlo, una sbugiardarla. Potrebbe essere anche questo. Nove di bastoni. Re di coppe. La luna. Beh, allora sì, qui è il riuscire a chiudere un momento conflittuale con un qualcuno con cui c'è stato un forte divario, perché anche la luna è questo. E laddove ci sia una situazione d'amore, quindi laddove tu abbia una situazione d'amore che ha causato questo forte divario, qui c'è un qualcuno che ha sceglie di tornare indietro. Il re di coppe è anche un giudice, ma non un giudice inteso come giudice da tribunale, giudice nel senso di persona che ha la centratura morale per poter fare una scelta. In questo senso si legge il rango di giudice per il re di coppe. Il giudice è più il re di spade. Ecco, qua c'è un qualcuno che ti fa capire di aver scelto, però c'è stata molta conflittualità con questa persona e anche secondo me un taglio qua, perché il 9 di bastoni è anche un po' la carta di chi mette i paletti, mette le distanze fra sé e un'altra persona. La luna però mi rappresenta un po', io più che il parlarsi dietro qua credo che mi rappresenti la forte attrazione magnetica, e quindi fondamentalmente qui c'è il ritornare di proporsi di un qualcuno con cui bisogna fare un punto. Poi se questo punto prevede un rinizio o se questo punto prevede una rottura definitiva, quello è scelta tua, perché questo re di coppe lo potrai vedere anche proprio come scelta tua di fronte a un fante di bastoni che arriva anche con fare un po' conflittuale, secondo me qua. Se stiamo parlando di lavoro, qui c'è sempre un qualcuno che propone un qualcosa, un miglioramento, un nuovo lavoro, un nuovo... Ma anche qui, secondo me, si tratta di un qualcuno che con ogni probabilità non è proprio il top, diciamo, un qualcuno che forse cova un po' di risentimento, di rancore, se già ti conosce, se già hai lavorato per lui o per lei, se già stai lavorando lì, oppure se è una persona nuova, e un fante potrebbe esserlo, è comunque una persona che non è proprio pulita, diciamo. Anche qui c'è il riuscire a mettere un punto ad una situazione conflittuale a livello lavorativo, secondo me più se già hai un lavoro qua, e potrebbero essere anche invidie, potrebbero essere anche magari quelle che sono situazioni conflittuali create da colleghi arrivisti. Del resto il 5 di bastoni è anche un po' la carta di chi vuole arrivare in tutti i modi, e quindi di conseguenza qua c'è proprio andare a sbrogliare una situazione che a livello lavorativo poteva creare un clima poco tollerabile, ecco. Anche qui secondo me nel tempo ci può essere lo sdoganarsi, perché la luna è anche una carta di viaggio, di rilascio un po'. Comunque ecco, in generale quella che è la novità che qui non ti aspetti è la ricomparsa di un'energia o a livello affettivo o a livello lavorativo che viene con un qualche tipo di proposta per te e ti mette di fronte ad una scelta, e tu non te lo aspetti, perché secondo me qua il conflitto è stato molto ampio e credo che tu stia lavorando molto per rilasciare questa energia nel passato e abbia quasi fatto il 90% del lavoro. Se poteva stare soprattutto in amore a casa sua, no? Uno dice guarda, ce l'ho fatta, sto arrivando a... quello dice ah, ce l'hai fatta? E vieni, allora torno. Cioè veramente siamo fuori di melone. Vabbè dai, comunque è un qualcosa che ti si ripresenta per mettere il punto su un conflitto e per poi scegliere, perché qui secondo me tu avrai una scelta da una situazione persona del passato con cui
c'è stata una forte frattura, una forte rottura. Vediamo le carte della strega che cosa vogliono dirti, per te che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan. La sfera di cristallo, l'iniziazione, quindi è sempre un passaggio, vedi? E che ti cambia anche a livello caratteriale, secondo me. È la capacità di vedere il senso più autentico delle cose al di là delle illusioni e delle distrazioni e quindi anche di percepire i diversi livelli di realtà, soprattutto distaccandoci dalle restrizioni dello spazio tridimensionale, viaggiare anche in altre dimensioni. È la chiarezza della visione, quindi di nuovo qua torno a dirti, è un qualcuno con cui c'è stato un conflitto che viene a portarti il calumetto della pace, dandoti anche appunto una chiarezza di visione, quindi magari anche dicendoti ho fatto questo, scusami perché ho fatto questo, scusami, eccetera eccetera. Il momento è propizio per realizzare qualsiasi progetto e potenzialità. Però una visione chiara può condurre all'isolamento. Coloro che seguono soprattutto vie di realizzazione personale o addirittura vie magiche, così come diverse gocce d'acqua confluiscono in ruscelli e fiumi per dare vita ad un solo oceano. Una visione chiara sta per arrivare, quindi anche una rivelazione intorno ad un qualcosa del passato che ti permette poi di fare il punto. Io ci ho visto una persona o più persone, ma può essere anche una rivelazione che ti permette di mettere un punto a quello che è un atteggiamento conflittuale del passato con qualcuno di ben definito, perché qua c'è un imperatore e qui c'è un fante di bastoni. Andiamo a vedere il tarocchio. Il tarocchio sarà poi presentato l'11 maggio alla libreria esoterica ecumenica, sarà presente Cronos, Ramuncio Matta e quindi se ti va di passare una bellissima serata a Milano, appunto alla libreria esoterica ecumenica, l'11 maggio alle ore 18 per la presentazione del tarocchio sarò presente io, Ramuncio, il tarocchio ed il tarocco. Andiamo a vedere il tarocchio che cosa ti consiglia. Per te che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan. Aprire è la carta che Ramuncio Matta pone al numero 21, quindi è la carta del mondo fondamentalmente. Apriti ad una nuova percezione del mondo e tra l'altro mi torna un po' col fatto che comunque nella carta di aprire si debba scegliere, ti ripeto, qui sarai tu che sceglierai di aprirsi ad un qualcosa che arriva, ma che però appunto ci entra nel profondo, ci entra un po' come questo sole sembra entrare nella testa della persona, gli sta portando l'illuminazione, la rivelazione, quindi ti torno a dire, qua c'è una rivelazione da un qualcuno del passato che poi ti pone di fronte ad una scelta. Se aprire una nuova stagione anche con questa esperienza o persona del passato o se magari aprirti ad una nuova possibilità. Quindi diciamo che qui l'universo ti riavvolge un po' la bobina del tempo fino alle basi di un atteggiamento o di un conflitto molto importante, ti ridà anche i protagonisti, secondo me non a livello energetico, quindi persone simili, ma ti ridà proprio la persona o le persone e ti permette di rimetterci un punto per ripartire, però devi essere saggio o saggia nello scegliere e secondo me tu potresti scegliere di dare un colpo di falce, quindi alla fine una volta tagliato questo conflitto di ripartire per quello che poi è il tuo cammino di realizzazione differente da quello che avevi pensato nel passato. Ti ringrazio per aver seguito questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato qual è quell'evento, quella persona,
quell'energia, quel sentire interiore che si affaccia o si riaffaccia nella tua vita e ti fa dire, beh, dai, questo proprio non me lo aspettavo. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima videolettura interattiva della Lucerna di Cronos. Ciao! Realizzazione personale, quella a 360 gradi che riguarda vaffanculo. L'universo ci offre, oppure magari il veicolare quelle possibilità che ci vengono proposte durante un cammino, ma c'è sempre un vaffanculo di vita è sognato, studiato, cercato, vaffanculo, rifalla. Parlare di autorealizzazione, la nerchia, cazzo, vaffanculo, me lo sono scordato, e l'universo può metterci davanti lungo il cammino. Passa attraverso due principali minchie, perché la devi rifare, per vari step, li chiamerei anche gradini di consapevole nerchia, vaffanculo, mi era venuto bene prima. Evolvere, per crescere, per raggiungere le nostre mete, e sono anche minchie lunghe così, perché la devi rifare. Mete che ci siamo prefissi è sensibile di ciò che è la nostra, di quella di vaffanculo, momenti che non possiamo prevedere, e quindi qual è quel vaffanculo, e che pure l'universo ci manda perché servono per farci vaffanculo. La videolettura interattiva numero 218. Oddio mio, che palle. Oggi torniamo a parlare di autorealizzazione, ovvero del raggiungimento di quei cazzi lunghi così. La Mogano sarà la prima, l'ossidiana dorata sarà la seconda. Vaffanculo. Lo aspettavo. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e a fanculo.